Ciao ragazzi, bentornati su Board Game Horizon. Andiamo a vedere oggi come si prepara una partita a Vantage. Una delle caratteristiche che apprezzo di più di questo gioco è che si intavola veramente molto rapidamente. Basteranno 5 minuti, 10 minuti se dovete spiegare qualche regolina a qualche vostro compagno e vedrete che sarete pronti per partire in questa avventura. Abbiamo visto nello scorso video, abbiamo dato un'occhiata veloce ai materiali presenti nella scatola, ma sapete benissimo che l'80% del contenuto della box è costituito da carte. Sono carte che rappresentano i luoghi che noi andremo a esplorare, rappresentano gli oggetti che andremo a trovare, i companion, gli organismi senzienti di questo pianeta, insomma tutto quello che noi incontreremo in questo pianeta lo scopriremo attraverso le carte presenti nel box e le scopriremo appunto pian piano in questa avventura. Andiamo a prendere il manuale del gioco, andiamo a pagina 2 dove ci viene spiegato il setup, ci viene detto di organizzare i componenti sul tavolo in questo modo, di avere tutti i libri a disposizione, di avere la plancia, noi l'abbiamo già preparata in questa zona qua, di avere il box con le carte posizionate in questo modo, noi l'abbiamo messo qui sul tavolo, ce l'abbiamo a disposizione. Sicuramente se affronterete questo gioco, affronterete la partita in 2 o più giocatori, potrebbe essere una cosa buona avere il box al lato, diciamo, di un compagno che si occuperà per tutta la partita di tirar fuori le carte. Abbiamo posizionato anche tutti i token sul tavolo e andiamo a leggere il setup. Nel punto 1 ci dice di andare nella scatola e andare a recuperare le carte dalla 1709 alla 1714 e sono esattamente queste carte qui. Non sono delle carte che saranno utili durante il gameplay, ma bensì saranno i nostri, diciamo così, riferimenti per quanto riguarda il nostro giocatore per tenere traccia degli spostamenti all'interno della scatola e andare a recuperare più velocemente possibile la posizione delle carte luogo che abbiamo, dove siamo stati. Andiamo avanti, va bene, mettere al centro del tavolo la plancia, l'abbiamo fatto, sistemare tutti i cubetti, i token, ce li abbiamo qua a disposizione. Punto 4, prelevare dalla dispensa dei dadi 8 dadi sfida, che sono questi qui, più 2 per giocatore. In questo caso preparando una partita per giocatore singolo, quindi 8 più 2, 10, e li andiamo a sistemare nella challenge dice. Prendi il libro dei vantaggi, mettilo sul tavolo con la parte posteriore rivolta verso l'alto alla location 000. Tutti i giocatori inizieranno da questa location, segui le istruzioni per completare il setup. In questo punto qua ci raccomanda per la prima partita di partire dalla difficoltà Daring. Vedremo tra un attimo di che cosa si tratta. Andiamo a prendere il libro dei vantaggi, la parte posteriore, e leggiamo: settimane dopo aver ricevuto un misterioso segnale da un viaggiatore, la tua astronave arriva nell'orbita di un pianeta sconosciuto. Crea un totale di dadi usando 8 dadi base più 2 per giocatore, l'abbiamo già fatto. Ogni giocatore guadagna un token abilità selezionato o a caso, al quale, diciamo così, rappresenterà il tuo personaggio di riferimento. Quindi noi cosa facciamo? Andiamo a prendere i dadi abilità, che sono questi, ne scegliamo uno a caso, facciamo un lancio e vediamo quale sarà il nostro giocatore. Perfetto, è venuto fuori il simbolo rosso e adesso andiamo a vedere il nostro personaggio
che abbiamo scelto. Ecco fatto, sono andato a prendere questa plancetta, questa non è compresa nella scatola originale, l'ho comprata a parte, ce la andiamo a posizionare qui sul tavolo. Come vedete il personaggio rosso è Tina il Marine ed è il personaggio che noi guideremo attraverso l'esplorazione di questo pianeta. Ce lo andiamo a posizionare qui in mezzo al tavolo. A questo punto le carte personaggio non ci serviranno più, queste qui le possiamo mettere tutte via, tranne la nostra, che appunto useremo come segnaposto sulle carte all'interno della scatola. Prendiamo anche il token rosso, ce lo posizioniamo qui davanti e andiamo avanti nella lettura. Ok, come veniva accennato prima nel manuale, ogni giocatore posiziona i token tempo, morale e vita sulla plancia a seconda della difficoltà scelta. In questo caso loro ci consigliano per la prima partita, non è questa la mia prima partita, ma direi che è un buon bilanciamento comunque sia di partenza, e posizioniamo i nostri token tempo, morale e vita sul 4. Andiamo avanti. Il primo giocatore guadagna ulteriori 2 token abilità a caso e selezionerà in base al risultato la missione di partenza. Andiamo a prendere 2 dadi casuali, facciamo un lancio e vediamo che cosa esce. È uscito rosso, viola e blu. Questi saranno ulteriori nostri 2 token abilità. Uno lo mettiamo qui, uno lo mettiamo qui, riponiamo i dadi e andiamo a vedere quale missione viola e azzurro, la 1583. Eccola qua, e questa qui sarà la nostra missione e ci dice avere un minimo di 30 monete costituite dal valore delle carte in una griglia di un giocatore o nella sua riserva. Se completi questo obiettivo, leggi il paragrafo 1583 nel libro dei segreti. Noi ci andiamo a posizionare la carta missione in questo spazio e sarà al momento il nostro obiettivo principale. Cosa sono i valori delle carte? Vedrete presto che quando si troveranno delle carte oggetto, ma anche dei companion o tutta una serie di cose un po' particolari, ci sarà un valore espresso in monete qui di fianco, e lui cosa ci dice? Il nostro obiettivo è che quando noi avremo all'interno della nostra griglia o nella nostra riserva, perché noi possiamo tenere anche un numero di carte pari allo spazio disponibile che ci segnala al momento della partenza il nostro personaggio. Quindi questo simbolino qui ci dice che noi, oltre alle carte presenti nella nostra griglia, possiamo tenere un ulteriore oggetto nella nostra riserva. Quindi andiamo a riprendere la carta missione. Se il valore delle carte presenti nella griglia e o nella riserva raggiungerà il valore di 30, avremo completato questo obiettivo. Andiamo avanti nella lettura. Adesso cosa ci dice? Ci dice che, innanzitutto, se fosse venuto nel lancio dei dadi, se fossero venute
le prime 1, 2, 3, 4, 5, 6 location, quelle con i simboli uguali, avremmo potuto rilanciare i dadi perché queste location vengono definite come le più difficili, le missioni più difficili a inizio di una partita, diciamo nelle prime partite, ecco. Quindi ci dà la possibilità, volendo, di rilanciare i dadi per scegliere una missione un po' più semplice. Fatto questo, tutti i giocatori vanno alla location 001 che può essere trovata sulla parte posteriore del libro dei segreti. Andiamo a prendere il libro dei segreti, giriamo la pagina ed ecco che la nostra astronave ha un malfunzionamento. Abbiamo pochissimi secondi per fuggire. Ogni giocatore guadagna un ulteriore token abilità. Anche questo si può o scegliere o si può effettuare un lancio di un dado e sarà la nostra location diciamo di partenza dalla quale deriva, diciamo così, il nostro la nostra fase di precipitazione su questo pianeta sconosciuto. Andiamo a prendere un dado, facciamo un lancio, è uscito il simbolo arancione, prendiamo un token e andiamo a vedere qual è la location arancione, che è la 004. Eccola qui, la nostra location. Ci sono tutta una serie di location iniziali che sono appunto la fase in cui noi stiamo precipitando. La parte visuale estetica è più o meno simile fra tutti, quello che cambia è la scelta successiva che indicherà appunto la location precisa in cui noi atterreremo. Cosa ci dice la carta? Ci dice che ci siamo, diciamo così, ci troviamo sulla scialuppa di salvataggio, ci siamo lanciati su questo pianeta e ogni giocatore al tavolo precipiterà in una direzione, in un punto diverso dagli altri, guadagna ulteriori 2 token abilità e andiamo a vedere la location dove noi atterreremo. Effettuiamo il lancio dadi, c'è uscito doppio rosso, andiamo a prendere ulteriori 2 token rossi. La location in cui atterriamo è la 734. Nel caso in cui noi stiamo giocando al tavolo con altri giocatori, questa carta qui sarà il retro del nostro poggiacarte, anche perché molte delle carte luogo sono double layer, quindi per evitare che gli altri giocatori al tavolo riescano a vedere le location dietro le carte, questa qua sarà, diciamo, sempre la parte posteriore per evitare agli altri di vedere. Andiamo a prendere la location 734. Ecco qui la location 734 ed ecco come si presenta. Questo è il luogo in cui noi siamo precipitati. In una partita multigiocatore i nostri compagni non potranno vedere la location, ma noi potremo descrivergliela sia utilizzando le frasi scritte sotto la carta che rappresentano un po' una descrizione o comunque una lore generale, oppure usare parole nostre e spiegare un attimino la carta. In questo caso c'è scritto che l'aria crepita con energia da un portale sopra una gola, una gola. Sulla destra sono presenti diverse azioni che noi con le quali noi potremo interagire. A questo punto, questo rappresenta l'inizio della nostra avventura. Il setup è completo.
ecco che qui inizia la nostra avventura. Inizieremo a muovere i passi, a fare le prime scelte su questo pianeta sconosciuto e a raccogliere indizi, oggetti o interagire con degli organismi alieni al fine di cercare di capire innanzitutto come poter completare la nostra missione. Vediamo che sia le carte missioni sia le carte personaggio hanno tutte una serie di azioni che noi possiamo fare. In questo caso, in questo luogo dove noi siamo precipitati, noi possiamo decidere di entrare all'interno del portale, molto interessante, ispezionarlo, urlare, guarire, estrarre o distruggere. In tutte le carte luogo presenti in questo gioco, a meno che non sia specificata una cosa diversa, noi avremo solo e una sola scelta da effettuare tra quelle presenti. A differenza invece delle carte missione o delle nostre carte personaggio, che potremo ripetere anche più volte durante il corso della partita. In questo caso, a meno che non ci venga espressamente detto che noi possiamo effettuare una scelta solo una volta. Ok ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo al prossimo video che uscirà a breve, dove vedremo insieme in maggior dettaglio come si fanno tutte le azioni. Ho in mente di portare anche diverse situazioni un po' particolari da vedere magari singolarmente, e sicuramente vi porterò anche lo svolgimento di un gameplay completo. Probabilmente ne farò anche più di uno, se ne vorrete vedere anche qualcuno, diversi. E voglio far vedere solo l'ultima cosa prima di salutarvi. Come vi accennavo nello scorso video, sul sito Board Game Geek, se voi andate, adesso ve lo faccio vedere, se voi andate sul sito, andate a cercare Vantage, e andate nella sezione forum, vedrete che ci saranno degli utenti, in questo caso questa Laura, che ha creato la challenge di febbraio, dove sostanzialmente tutti i passi che noi abbiamo fatto in questo video insieme vengono preimpostati dall'inizio. Vi dicono ad esempio di partire con 2 token ingaggio, un token verde, 2 token take, un token rosso overpower, di scegliere il personaggio Ariel, l'ingegnere, di partire con un numero di 5 di morale, tempo, vita, di scegliere la missione 1597, di precipitare con la scialuppa 007 e di partire dalla location nella quale siete atterrati, che è la 469. E a seconda del risultato che vi porterà questa esplorazione, potrete, diciamo così, segnare se la vostra partita è finita in modo leggendario, cioè avete completato sia la missione che il destino, che sono degli obiettivi secondari che incontreremo nel nostro cammino, e se avete eseguito anche la challenge. In questo caso la challenge di febbraio è flirtare con successo con un senziente presente all'interno della tua griglia che ha 3 boost sulla sua carta. Adesso prendetela così questa cosa, poi ripeto, vedremo nei prossimi video tutte le cose nel dettaglio. Oppure se avrete finito la missione più la challenge, avrete fatto solo il destino più la challenge e così via. Ecco, un modo simpatico per poter partecipare attivamente magari a questa community mentre che fate le vostre partite a Vantage.
Allora io ragazzi vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video.